Ciao a tutti ragazzi, Ciao! benvenuti nello studio Wilco Games, io sono Simo Io sono il buon Ale Cookie. e oggi siamo qui per continuare il nostro percorso nel quale vi spiegheremo la nostra esperienza su come creare un videogioco. Ancora prima di cominciare a mettere le mani su programmi, andiamo a parlare più nel dettaglio di quello che è il processo che abbiamo fatto prima di cominciare. Ed è stato semplicemente informarci, raccogliere più info possibili da amici, professionisti del settore, professori nel caso di Arekuki, comunque tutte persone che erano interessate o addirittura dentro al mondo del gaming. Il tutto, diciamo, si è tradotto in un tipo di consiglio particolare legato principalmente alle tempistiche di produzione. Esatto ragazzi, il tempo è una delle cose forse più importanti in una produzione. Subito, quando partite con una pre-produzione dovete capire all'incirca quanto ci metterete. Questo è quello che ci hanno detto tutti. È fondamentale. Tutti. Dovete darvi un tempo. Sì, e qui comunque ci sono diverse scuole di pensiero. Chi pensa effettivamente che ci vogliano, che ne so, 6 mesi per produrre un titolo super figo, eccetera. C'è chi effettivamente pensa che ci vogliano degli anni. Ovviamente questo dipende da tantissime variabili che dovrete tenere in considerazione. Forse la più banale è se volete fare il gioco in 2D o in 3D. Già questo effettivamente è un divario fra le due cose, cioè 2D richiede tempistiche piuttosto brevi mentre il 3D molto più elevate. E qui vorrei comunque farvi degli esempi per dimostrarvi che comunque creare un videogioco è sia un processo lungo sia anche un processo abbastanza corto. Per esempio Okunoka Madness è un gioco 2D che è stato prodotto in relativamente poco tempo, Sviluppato da Caracal Games, che praticamente sono dei ragazzi italiani. sì, È un indie vero, italiano. quindi più perfetto di così, voglio dire. Ed è un gioco comunque bello, molto carino, a livello grafico simpaticissimo, anche a livello di gameplay ricorda un po' Super Meat Boy, quindi comunque ci si diverte. Un gioco che comunque ha funzionato. Certo. Però poi andiamo a prendere un altro titolo che magari apparentemente, almeno a livello grafico, potrebbe sembrargli magari un tantinello inferiore, ma non è assolutamente così, perché ha uno studio, ragazzi, pazzesco. E qui vorrei parlarvi di Undertale. Probabilmente lo conoscerete tutti, ma veramente tutti, un po' per la trama che è bellissima, un po' per le colonne sonore di Toby Fox che, ragazzi, cioè sono fantastiche, fantastiche. C'ha uno studio dietro che ha fatto uscire un gioco perfetto secondo me, ed è un gioco che comunque ha richiesto tanti anni di produzione, anche se è Sviluppato da una persona. esattamente, anche se è un gioco 2D comunque ha richiesto tanto tempo, quindi anche qui diversa scuola di pensiero. Ma prendiamone un altro di titolo effettivamente, come The First 3, un gioco invece in 3D, sì, quindi già entriamo più nel nostro campo. È un gioco realizzato anche qui da una singola persona. Graficamente risulta un gioco piuttosto semplice, molto geometrico, ma comunque molto carino nel mood e nello stile, con un gameplay piuttosto semplice, ma comunque che vi intratterrà per qualche oretta. Certo. Anche qui, appunto, come vi ho detto, è un gioco realizzato da una singola persona, e qui il bello è che questa singola persona, David Will, ha mostrato tutto il processo di produzione di questo videogioco e lo trovate tutto su YouTube. Purtroppo in lingua inglese, ma per chi effettivamente volesse andarselo a seguire, andatelo a vedere perché è bellissima la sua esperienza. Certo, è molto interessante. Quindi da tutti i dialoghi che abbiamo fatto, dalle informazioni che abbiamo raccolto dalle ricerche, siamo arrivati alla conclusione che produrre un videogioco è sicuramente difficile, ma non è impossibile, sia che partiate da soli sia che partiate in team. Quindi assolutamente le difficoltà sono una cosa che poi giustifica la soddisfazione finale. Allora, consci di tutte queste informazioni che vi abbiamo dato, partiamo invece a raccontare chi siamo, cos'è Wilco Games, come siamo arrivati all'idea di produrre un videogioco e come abbiamo formato il nostro team. Diciamo che il fulcro fondante del progetto è partito da Arekuki. Io ragazzi non so se lo sapete tutti, ma dato che sono un appassionato proprio sfegatato di videogiochi,
ho voluto dedicare la mia vita a questo, quindi ho frequentato un'accademia di computer grafica dove ho imparato a modellare, texturizzare, ho imparato a fare un po' di tutto. Da lì ovviamente, ragazzi, ricordatevi che il vostro percorso personale non è necessario che parta da un'accademia, anche se ovviamente dal mio punto di vista è stata una grandissima mano, proprio perché le basi, riuscire ad avere l'italiano è comunque un aiuto piuttosto notevole. Poi comunque il mio percorso l'ho continuato anche a livello di autodidatta ed è fondamentale, sappiatelo. E poi c'è il buon Simo. Ecco, io diciamo che invece faccio un percorso che può sembrare totalmente dissonante rispetto a quello di Arekuki, perché vengo dal mondo del marketing, e per quanto possa sembrare un argomento che non c'entri più di tanto con il mondo dei videogiochi, io vi assicuro, ragazzi, che è fondamentale. Voi potete produrre il videogioco più bello del mondo, ma se non siete in grado di venderlo, rimane in scaffale. Ma ovviamente il team non si conclude qui. Ci sono altri ragazzi che ci stanno seguendo da dietro le telecamere, per esempio il buon Rick. Il buon Rick ha fatto un corso di televisione, cinema e new media, ha fatto una magistrale in università e lui è specializzato, per quanto riguarda la regia e lo storytelling, quindi per noi è fondamentale che ci sia anche questo tipo di figura all'interno del team. Per poi arrivare al nostro amico Ale, che ha avuto un percorso uguale al mio, perché eravamo compagni di classe, quindi ci siamo conosciuti lì, e semplicemente lui, a differenza mia, si è specializzato di più nell'animazione e nel lighting. Poi, ragazzi, comunque ci sono tantissimi altri collaboratori, certo, che stanno apportando veramente molto al gioco. Abbiamo un programmatore bravissimo e poi abbiamo compositori, sound designer, 2D artist. Abbiamo un team parecchio completo, ragazzi. Sono tutte figure che comunque sono fondamentali, ragazzi. Sappiate che se non riuscite a coprire questi ruoli con un individuo che sia capace di farlo, dovete farlo voi personalmente. La costruzione di un team è difficilissimo, perché dovete trovare non solo persone che siano interessate alla vostra idea, ma persone che vogliano scommetterci sopra, investirci del tempo, e senza essere sicuri che effettivamente ci sia un ritorno economico da tutto questo. Quindi costruire un team è molto più difficile di quanto possa sembrare, ma quando trovate le persone giuste è fantastico. L'esperienza da team noi ve la consigliamo, anche perché fare un videogioco da soli non è la stessa cosa. Certo, noi vi abbiamo portato 2 esempi, quello di David Will e Toby Fox con Undertale e The First 3, ma personalmente vi sconsiglieremmo di farlo da soli. Piuttosto cercate qualche altra persona interessata a intraprendere lo stesso percorso. La fase successiva che abbiamo pensato di portarvi è quella relativa alla ricerca del panorama indie, sia italiano che estero. Noi ci siamo concentrati soprattutto su quello italiano, un po' per capire il livello medio con il quale ci scontravamo e un po' anche per capire i generi che erano un po' più graditi dal pubblico italiano, quindi quelli che vendevano di più. Vi serve per fare anche una stima possibile delle vendite di un videogioco che fate. Abbiamo deciso, a tal proposito, di farvi un excursus breve su Baldo di Guardian Howl. Faremo poi un altro video con la ricerca più estesa, però lì ci vuole veramente un video lungo per spiegarvi bene tutti i processi e quindi vi parleremo di quella parte. Per adesso ci concentriamo su Baldo, che è un case study molto interessante. Baldo, ragazzi, ormai l'avete sentito sicuramente nominare da tutti gli influencer e in tutti i social possibili. Baldo è stato realizzato da Naps Team, un team italiano, quindi qui l'orgoglio italiano viene fuori più o meno, e è un action adventure RPG che prende tantissima ispirazione dalla saga di Zelda e da Hayao Miyazaki, quello dello studio Ghibli, ed è piuttosto evidente che prenda ispirazione da quest'ultimo per via dei paesaggi, dello stile e del calore che trasmettono i personaggi, che lo ricordano veramente tantissimo. A livello grafico, nonostante non ricordi effettivamente un videogioco diciamo ultra recente o comunque della next gen, è comunque un bel videogioco, cioè funziona, è gradevole
e di fatto è proprio quello che ha colto l'attenzione un po' di tutto il pubblico. Semplicemente è un videogioco che non ha particolarmente funzionato a livello di gameplay. Il gameplay risulta piuttosto macchinoso, ci sono anche delle schermate tipo di game over che sono anche piuttosto vecchie. È un po' grezzo, un po' goffo, È grezzo. Non funziona così bene. E proprio per questo motivo dal pubblico italiano è stato diciamo giudicato nel peggiore dei modi possibili. Influencer, recensioni negative ovunque, lo hanno distrutto in tutti i modi possibili. Considerate comunque che gran parte della pubblicità che è stata fatta in Italia su Baldo era proprio sullo spingere sull'italianità di Baldo stesso, e quindi continua a spingere il videogioco italiano, una vera perla italiana, eccetera. E dal punto di vista visivo effettivamente era veramente catchy, ha attirato l'attenzione di tantissima gente. Quando si sono trovati davanti un videogioco non proprio come se lo aspettavano, è stato un disastro. Tanto che su Steam sono state vendute in Italia appena 70 copie. Questo durante il periodo del lancio, ovviamente. Considerate che di queste 70 copie 35 sono state restituite a Steam, e queste 35 copie rappresentano più della metà delle copie che sono state restituite durante il periodo del lancio nel mondo. Quindi stiamo parlando di un quantitativo abnorme, e tutte le recensioni negative, tutti i video che sono stati fatti per smontare questo videogioco hanno portato ad una concezione generale che Baldo fosse un fallimento, ok? E noi stessi pensavamo che fosse un fallimento, e invece no, ragazzi. Ma non è assolutamente così, ragazzi, tant'è vero che sono state vendute una marea di copie nell'agosto del 2021. Sì, è vero. Ma veramente una marea, Steam ha iniziato a pubblicare e a ringraziare tutti i giocatori perché erano state vendute tipo 200.000 copie più o meno al lancio, cioè una roba incredibile che ha lasciato noi totalmente a bocca aperta, proprio perché noi sapevamo solo del panorama italiano, ed è un peccato effettivamente che il pubblico abbia riscontrato in Baldo un gioco solamente penoso, schifoso eccetera, e non abbia visto invece tutti i pregi, tutte le potenzialità che questo gioco poteva avere. Considerate che nel mondo Baldo ha venduto più di 250.000 copie. Ragazzi, nell'agosto del 2021 questo gioco è finito nella top 13 dei videogiochi più venduti su Switch. Stiamo parlando di veramente un quantitativo di copie che noi non ci immaginavamo, e invece è esploso. Quindi ovviamente questa cosa si è perpetrata anche poi in seguito nel mercato italiano, per fortuna, ed è stato un po' riscoperto. Quindi il concetto generale secondo cui Baldo è un fallimento è sbagliato. Baldo ha fatto degli errori molto importanti dal quali abbiamo tratto degli insegnamenti. Il primo errore che è stato fatto è stato quello relativo all'hype. È stato creato un hype incredibile intorno a questo gioco, vendendolo come una perla del panorama indie italiano, eccetera, un videogioco magnifico con delle ispirazioni che di per sé già creavano hype solo a pronunciarle, e questo ha generato il classico effetto cyberpunk, e quindi quando si sono trovati in mano un prodotto non proprio finito, ovviamente tutti gli sono andati incontro come delle falci, l'hanno devastato. Quindi i problemi principali sono appunto l'hype e la fretta. Cioè queste sono le cose che hanno portato nella concezione comune a pensare che Baldo fosse un fallimento. Baldo all'uscita doveva essere un gioco completo, così c'era stato promesso, e invece di fatto non lo era. E tutto questo hype che si è concentrato su questo videogioco si è spento in un istante e si è tramutato in una cosa invece terrificante. Piuttosto poteva essere molto più intelligente, magari svilupparlo a capitoli, un po' come per esempio ha fatto Poppy Playtime, un videogioco che è uscito abbastanza recente, che sta sfruttando un po' quest'idea del far uscire il gioco a capitoli proprio per questione di fretta, di cose del genere. Tra l'altro, se vi interessa magari ci porteremo anche qualche video, perché è un bellissimo caso di indie pure quello lì. Sarebbe un bellissimo studio, sì. Quindi, parlando dal punto di vista del marketing, è vero che nel bene o nel male purché se ne parli, ma
pubblicare videogiochi incompleti ha creato un sacco di problemi nel settore. Sempre meno gente compra giochi appena pubblicati proprio perché la gente ormai lo sa che un gioco comprato all'inizio non è mai perfetto, c'è sempre il bug, qualcosa che non ti fa godere appieno l'esperienza, ed è un peccato. Bene ragazzi, quindi arriviamo alla conclusione del secondo video di Wilco Games. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti se gradireste vedere una ricerca molto più corposa riguardo agli indie games. Noi abbiamo fatto delle ricerche, ragazzi, immense sul panorama italiano e su quello estero, quindi c'è tanto da dire. Se vi piacerebbe vedere qualcosa, come al solito fatecelo sapere, spolliciate, diteci tutto quello che volete, addirittura dateci come al solito consigli su quello che vi piacerebbe vedere ancora sul nostro canale. Tra l'altro stavamo anche pensando di cominciare a portare qualcosa su Twitch, altra cosa interessante, proprio riguardo a videogiochi indie, soprattutto italiani. Quindi fateci sapere anche di questo, che cosa ne pensate. E niente ragazzi, qui da Wilco Games è tutto e noi ci becchiamo a un prossimo video, ne? Ciao amici! Ciao!